adesso invece siamo qui in studio per parlare un po' più di economia reale. Lo facciamo con Guido Bernardinelli, amministratore delegato della Marzocco. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. La Marzocco che produce macchine per il caffè e lo fa dal 1927, lo fa in Italia, perché voi producete in Italia, giusto? Sì, siamo nelle immediate vicinanze di Firenze, a Scarperia, nella zona del Mugello. Quindi insomma una produzione che in Italia è una produzione che intendete, insomma, la produzione resta in Italia, vero? Perché ultimamente sì. se ne sentono un po'. Assolutamente sì, riteniamo questo essere il primo nostro grande valore per poter esportare all'estero. Esatto, perché la Marzocco è uno di quei casi di successo del Made in Italy, dove appunto il marchio del Made in Italy viene più riconosciuto all'estero che non in Italia, perché voi vendete tantissimo fuori. Sì, questo è un fatto abbastanza curioso. Noi vendiamo all'estero non per scelta in realtà, ma per opportunità. Diciamo che nella storia dell'azienda non si era inizialmente creduto al concetto del comodato d'uso delle macchine a caffè nei bar quando si espanse sul nostro territorio appunto l'opportunità di portare il caffè espresso un po' dappertutto e non soltanto nei bar del centro delle grandi città. E in secondo luogo non si credette all'epoca, o gli allora proprietari dell'azienda, all'industrializzazione, quindi a costruire una sorta di catena di montaggio. Certo. Questo comunque fu una scelta imprenditoriale forse allora sbagliata, ma che nel corso del tempo ha consentito alla Marzocco di rimanere autentica ai propri valori, di rimanere un'azienda artigianale e quindi costruire prodotti che sono ritornati poi di gran moda, e soprattutto quando l'italianità, quella vera, quella dell'artigianalità, dell'estrema qualità, è diventata veramente un valore enorme, soprattutto nei paesi anglosassoni. Spendibile anche, no? E spendibili. Comunque la qualità deve esserci veramente nel prodotto, nella qualità, nel caffè, Altrimenti non si vende, insieme al design e a tante altre cose, però diciamo che siamo stati un po' avvantaggiati. L'altra cosa da dire è che comunque in Italia il caffè espresso è un prodotto del consumo abitudinario, dell'abitudine alimentare. E quindi questo non dico che ha banalizzato un po' il prodotto, ma in Italia si beve soltanto caffè espresso, insomma. Questo percorso di sviluppo culturale, anche se vogliamo di abitudine al consumo, certo, è già avvenuto 50-60 anni fa. In tanti paesi esteri questo sviluppo è in atto, e quindi ecco perché c'è più interesse intorno al caffè espresso e al cappuccino che diciamo non che in il caffè Italia. adesso inizia a bersi anche negli altri paesi. Si inizia a bere negli altri paesi, si inizia a bere buono negli altri paesi, e poi c'è il concetto di specialità, ossia è un momento importante quello di consumare un cappuccino, un caffè espresso in un bel bar del centro di una grande città. E quali sono i vostri mercati all'estero più importanti? Dov'è che vendete di più? Vendiamo di più negli Stati Uniti, in Australia, in Inghilterra, e tutti i mercati anglosassoni. generalmente sì, Scandinavia e anche Asia. È ancora troppo presto per poter entrare appunto in Asia, dove magari lì ci sono anche abitudini alimentari radicate diverse rispetto alle nostre? Questa è una domanda molto interessante, perché l'Asia è un continente che secondo noi in prospettiva sarà il più importante nel futuro, proprio perché anche lì c'è una situazione strana a livello proprio culturale, di abitudini al consumo. C'è molto, cioè gli asiatici sono molto radicati nelle loro tradizioni, ma allo stesso tempo molto aperti al nuovo, all'europeo, alla cultura occidentale, insomma, quindi fanno fatica a staccarsi dalle loro abitudini, ma vorrebbero qua tutti essere forse un po' europei o americani, un po' più occidentali, e questo permette l'introduzione a livello di nicchia di tanti prodotti, perché no, del Made in Italy, tra cui il caffè espresso. Ed è già una grande realtà in Asia il caffè espresso. Voi avete anche una storia che si è intrecciata in passato con quella di Starbucks. Starbucks che poi in Italia non è mai entrato, appunto anche per i motivi che ci siamo detti prima, per il fatto che il caffè è un po' un'icona che gli italiani non vogliono vedere artefatta in nessun modo. Però appunto la vostra storia si è intrecciata in passato e continua a farlo in Australia con quella di Starbucks. In questo momento la nostra storia non si intreccia più con Starbucks, perché comunque c'è stato un cambiamento proprio tecnologico nel modo di produrre il caffè, e noi non produciamo questo tipo di attrezzatura che Starbucks ha preferito utilizzare per controllare la qualità in larga scala. Abbiamo però fornito Starbucks in forma esclusiva per tanti anni, fino a una decina d'anni fa, e quindi conosciamo molto bene la situazione anche
del caffè, e dobbiamo ringraziare Starbucks perché comunque ha aiutato la divulgazione del caffè espresso e del cappuccino in tutto il mondo. Fu proprio il fenomeno che aprì la porta a tanti, come si dice in inglese, Starbucks wannabes. Certo. E di lì poi il mercato si è un po' più frazionato e si è sviluppato molto. E come mai mantenete la produzione in Italia in un momento in cui produrre in Italia è difficile? Intanto perché comunque noi siamo un'azienda orgogliosamente italiana, anche se abbiamo degli azionisti americani che appunto ci danno questa diversità, certo, in una piccola azienda, questa doppia dimensione, ci aiuta a essere molto internazionali pur essendo molto radicati nel territorio. Oggi si usa dire siamo un'azienda global, sì, e forse lo siamo proprio nel vero senso del termine. Di fatto però abbiamo le origini storiche dal 1927 in Toscana e vicino a Firenze. Una zona che comunque ha avuto tanto da dire nella storia, che è riconosciuta come una meta turistica internazionale, dove il gusto e il bello e lo stile rappresentano il quotidiano, e noi abbiamo un po' l'ambizione e la presunzione di credere che siamo un po' parte di questa bellezza, perché vogliamo costruire macchine che abbiano comunque uno stile fortemente italiano. In più il Made in Italy ha un grande valore, insomma, no? Perché oggi non si può, è molto esportabile, non si può raccontare una storia italiana con le macchine prodotte in Cina, non si può vendere il lusso senza avere una storia, non si può pensare di andare all'estero per piccole produzioni come le nostre. Noi abbiamo operai, maestranze che sono con noi dal primo lavoro, cioè sono venuti a lavorare con noi quando avevano 14 anni, oggi ne hanno 35, 40 e hanno delle conoscenze proprio tecniche che sarebbe difficile ritrovare e ricostruire. Ma se io le dico cuneo fiscale, lei che cosa mi risponde? Sarebbe una bella cosa, no? La riduzione del cuneo. Certo, la riduzione del cuneo, sì, sì. Noi paghiamo uno sproposito di tasse, cioè è vergognoso quello che il nostro paese ci obbliga a pagare per poter operare in questo paese, e la voglia di andarsene è fortissima ovviamente. Ogni giorno qualcuno ci propone qualche idea, portare la sede in Svizzera piuttosto che produrre in Messico o in alcune parti degli Stati Uniti. Oggi Obama ha fatto i ponti d'oro per le piccole aziende, sì, per rientrare nel Midwest dove ci sono dei costi bassissimi, però di fatto noi andremo a togliere un valore. Nella nostra tagline c'è scritto Handmade in Florence. Se lei apre il nostro sito, la prima cosa che vede è la città di Firenze. La nostra storia, che si lega molto al prodotto, vive di italianità. Il prodotto Caffè Espresso è un prodotto che si lega fortemente con la realtà italiana. Certo. Siamo un po' tutti ambasciatori del nostro paese quando andiamo all'estero a vendere una La Marzocco, e quindi per concludere le direi che forse se ci sono immagini e si riesce a far apprezzare un prodotto così tanto, rinunciando se vogliamo anche alla vendibilità, questo ci consente di lavorare fino alla fine di settembre per il governo italiano, e da ottobre, novembre, dicembre per tutti per gli investimenti sostanzialmente. Come tra l'altro anche per i comuni mortali, esatto. Io credo cosa che vale sia anche un po' per, così. Per le aziende. Siamo fortunati che abbiamo questo equilibrio che ancora si sostiene ad un costo altissimo. Io ringrazio moltissimo Guido Bernardinelli, amministratore delegato della Marzocco, per essere stato qui con noi. Grazie. In bocca al lupo a lei. Per i vostri piani futuri. È tutto per questa edizione di Caffè Affari.